Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e oggi insieme vediamo come si è comportata la nuova membrana lavabile di Redgrass Games. Prima di cominciare ci tengo a precisare che non è un video sponsorizzato. Ho avuto la possibilità di provarla prima dell'effettivo lancio su Kickstarter e quindi oggi nel video voglio parlarvene per bene. L'ho ricevuta circa 2 mesi fa e da quel giorno ho continuato a fare delle prove che vi ho mostrato anche in live. Quindi nel video di oggi andrò a raccogliere tutte le mie considerazioni su questo nuovo prodotto. Cominciamo subito! La Wet Palette è un prodotto indispensabile nella pittura delle miniature, dato che permette di mantenere i colori freschi per più tempo. Vi avevo parlato più approfonditamente di come utilizzare le Wet Palette e delle più comuni in commercio in un altro video. Tutte le Wet Palette sono strutturate nello stesso modo, quindi un tappetino da tenere bagnato e un foglio usa e getta posto sopra. Ed è qui che Redgrass Games lancia un prodotto innovativo e molto ecologico, ovvero una membrana lavabile che va a sostituire il foglio usa e getta. Come vi anticipavo, da quando l'ho ricevuta per la prova, l'ho utilizzata quotidianamente nella mia pittura e vi ho mostrato tante volte in live i cambiamenti giorno per giorno di questa membrana. Vi lascio il link al canale delle live qui sotto in descrizione in caso voleste seguirmi anche lì. Il primo fattore che le contraddistingue dai classici fogli usa e getta è sicuramente quello ecologico ed economico, dato che permette di risparmiare in termini di spreco di fogli e di colore. Queste membrane hanno un lato da rivolgere sempre verso il tappetino, contraddistinto dalle scritte diagonali, e un lato su cui disporre il colore, come facevamo con il classico foglio. Basterà infatti passarla sotto l'acqua corrente, strofinare leggermente con un pennello morbido o con la superficie del dito come ho sempre fatto io e asciugarla leggermente. Tutto il colore verrà via e potremo ripartire da capo. Ovviamente non si potrà lavare all'infinito, non è che una sola membrana vi basta all'infinito. Sono fogli anche questi, sono membrane anche queste che vengono colpite dall'usura ma durano molto di più di un foglio usa e getta. Si possono infatti lavare 3-4 volte prima che la membrana cominci a risentirne. Redgrass indica una media di 3 lavaggi e devo dire che anch'io nelle mie prove quotidiane 3-4 volte mi è sembrato il numero giusto. La superficie, che è molto liscia e satinata, molto di più di quanto non fosse il foglio originale, tende proprio a rovinarsi con il tempo, quindi ci si accorge dell'usura della membrana proprio da quel punto di vista, perché non è più liscio e satinato come all'inizio. La quantità di volte che la si può lavare dipende da molti fattori, primo tra tutti la tipologia di colori che andremo ad utilizzare. Se utilizzeremo colori molto densi, molto pigmentati, come ad esempio i Chimera, o magari delle tonalità molto scure, ovviamente la membrana potrebbe risentirne e consumarsi di più, o meglio, macchiarsi di più. È una cosa che ho notato anche dopo i lavaggi, ovvero che non è detto che la membrana si lavi completamente, non diventerà bianca candida come la prima volta che l'avete posizionata sul foglio, ma questo non inficerà la qualità dei colori che ci andremo a posizionare sopra. È una cosa che all'inizio mi ha lasciato un po' perplessa, pensavo di aver sbagliato qualcosa io, di averlo lasciato asciugare troppo, ma in realtà non cambia assolutamente niente, semplicemente rimane questo alone colorato, ma in realtà non va in alcun modo ad intaccare i colori che ci andremo a posizionare dopo. Il fattore ecologico quindi sicuramente ci rende felici, soprattutto di questi tempi, e un'altra cosa con cui dobbiamo fare i conti è il fatto che ci permette di sprecare molto meno colore. Mi spiego meglio. La superficie satinata e liscia che caratterizza queste membrane, soprattutto all'inizio, e che via via si va perdendo con i successivi lavaggi, permette al colore di rimanere vivo più a lungo, di essere rimischiato e ravvivato per molto più tempo rispetto a quanto succedeva prima con il tappetino usa e getta. Questo permette quindi di sprecare meno colore, perché anche se effettivamente un colore sembra secco, ma io posso rimischiarlo e ravvivarlo aggiungendo un minimo d'acqua, posso ancora andare a utilizzare quel colore e quindi non lo andrò a sprecare. Quindi, oltre ad una questione ecologica, c'è anche da fare i conti con una questione economica di risparmio dal punto di vista dello spreco di colore. E voi qui mi direte, ma se io riesco a mantenere vivo a più lungo il colore, perché mai dovrei lavarla ed eliminare il colore? Giustissima osservazione. Infatti non è necessario lavarla completamente, quindi eliminare tutto il colore, ma anche qui c'è un altro vantaggio grandissimo. Con una salviettina umidificata o un pezzo di carta assorbente leggermente inumidita, vado a ripulire la zona della Wet Palette che mi serve libera e su cui posso andare a posizionare nuovi colori, senza andare in alcun modo a intaccare la zona dove ho già un'abbondanza di colori e so che dovrò lasciarli lì. Questo è un altro fattore indispensabile da tenere a mente, perché mettiamo il caso che da una parte mi è caduto più colore, ma so che mi potrebbe servire per altri progetti, non devo andare a eliminare tutto come facevo prima con il foglio usa e getta e non ho neanche bisogno di un'altra superficie dove posizionare i colori che mi mancano. Semplicemente vado a ripulire la zona che non mi serve più
e così ho il modo sia di utilizzare ancora quelli che ho sulla wet palette, sia di sfumarli o di posizionarne di nuovi. Una cosa utilissima che non avevo valutato all'inizio, ma che giorno per giorno mi è sembrata una delle funzioni più utili in assoluto e che devo dire ho usato di più di tutte, più del normale lavaggio. Una delle critiche che mi è capitato di sentire e sollevare nei confronti della wet palette di Redgrass Games è lo spessore del foglio, che a volte sotto una leggera pressione andava a rompersi. Ecco, anche questo problema è stato risolto. Qui si nota quanto abbiano ascoltato i feedback degli utenti e siano andati incontro alle varie esigenze. Infatti questa nuova membrana è molto più spessa del vecchio foglio usa e getta, il che permette di rimischiare i colori senza paura di forarlo. In questo modo il foglio non si forerà sotto la pressione del pennello nel momento in cui andremo a rimischiare il colore e non ci finirà di conseguenza sotto nel tappetino. Il maggiore spessore di queste membrane rispetto ai fogli usa e getta porta con sé due conseguenze. La prima è assolutamente il fatto che passa meno acqua tra il tappetino e il colore. Questo comporta che il colore si squagli di meno, ma anche che rimanga più asciutto. Devo dire la verità, all'inizio mi è sembrato strano, mi è sembrato che dovessi rimischiarli e ravvivarli molto più di quanto non facessi prima. In realtà è soltanto un'impressione, nel senso che i colori tendono leggermente a seccarsi, ma come vi dicevo prima sono rimischiabili, sono ravvivabili molto più di prima, proprio grazie alla superficie satinata. Attenzione, con questo non intendo dire che i colori si seccano durante la pittura, semplicemente che ci vorrà un attimo di più di tempo per riprendere la mano e capire qual è la giusta diluizione per questo nuovo prodotto. Il fatto che passi meno acqua vi permette anche di avere un lato molto positivo sul colore, ovvero quando la mattina si va a riaprire la wet palette non li si trova più completamente squagliati come succedeva prima, particolarmente con alcune marche, ma li si trova ancora parzialmente sodi, quindi belli concentrati come li avevamo lasciati. Perché se è vero che un colore squagliato basta rimischiarlo col pennello per rimetterlo a posto, nel momento in cui va ad intersecarsi con un altro colore diciamo che sono entrambi da buttare. Devo dire che facendo i conti preferisco dover umidificare un pochino di più il colore durante la pittura piuttosto che ritrovarmi il tipico laghetto la mattina quando riaprivo la wet palette. Fin qui quindi credo abbiate capito che le mie impressioni sono del tutto positive. Dopo i primi dubbi, quelli che vi ho esposto, che riguardano appunto la membrana che rimane leggermente macchiata con i colori scuri piuttosto che questa nuova diluizione da trovare, al di là di quelli devo dire che tutti i dubbi mi si sono dipanati completamente. L'utilizzo frequente, l'utilizzo quotidiano me l'ha fatta valutare come un prodotto eccellente ed è per questo che ho deciso di parlarvene. Semplicemente credo che valga la pena dare un'occhiata alla campagna Kickstarter perché secondo me è decisamente un passo avanti rispetto a quello che già era un ottimo prodotto. Ma si vede l'impegno di Redgrass Games e la volontà di andare a sistemare quei piccoli difetti e renderlo un prodotto ancora migliore. Trovate, come vi dicevo, il link qui sotto in descrizione, così potete andare a guardare tutti gli altri dettagli del caso. Tutte le considerazioni di cui vi ho parlato sopra me lo fanno ormai preferire al foglio classico usa e getta, dal fattore ecologico per evitare gli sprechi, dalla possibilità di pulirla anche solo parzialmente in modo da mantenermi i miei colori da una parte, così posso continuare ad utilizzarli, dal fatto che non mi si squaglino e posso trovarli ancora freschi la mattina, un sacco di fattori che me la fanno preferire tantissimo rispetto ai classici fogli usa e getta. So già che ve lo state chiedendo. Cosa ci sarà nella campagna Kickstarter? Allora, queste nuove membrane saranno disponibili ovviamente nelle misure standard delle wet palette già presenti in commercio, quindi sia per la versione starter, quella con il coperchio arancione per intenderci, la piccola, sia la grande, la versione studio. In entrambi i casi si potranno utilizzare sia i contenitori sia i tappetini già esistenti, quindi quelli che già abbiamo a casa, ma sostituire i fogli usa e getta con le nuove membrane. Quindi sicuramente, anche se la campagna non è ancora aperta, ci sarà la possibilità di comprare solo le membrane. Per chi invece fosse al primo acquisto o magari volesse un upgrade generale, magari per passare dalla piccola alla grande, ci sarà anche la possibilità di acquistare la nuova wet palette, ovvero con le misure più o meno standard, leggermente diverse per quanto riguarda quella piccola, quella arancione, ma con una forma a quanto pare più ergonomica e leggermente rivisitata per quanto riguarda gli accessori. Non si attaccheranno più con le calamite come succedeva prima, ma con un sistema a scorrimento. Questi comunque sono dettagli che vedremo quando la campagna sarà iniziata e magari vi parlerò meglio di queste cose se avrò la possibilità di provarle.
Un'altra cosa che dimostra il fatto che hanno ascoltato la community è il fatto che abbiano progettato un utilissimo accessorio per chi usa gli shade che si aggancia alla wet palette proprio con il sistema a scorrimento e che metterà fine finalmente agli spargimenti di shade. Lo so, è successo anche a te, non ti sentire solo. Tutti qui hanno avuto esperienze di questo tipo, lo sappiamo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!